Salve a tutti, sono Mr. Caputo e in questo video vi introduco alcuni dei mondi che andremo ad esplorare nell'oltretomba assieme ai principali boss che andremo ad affrontare con la nostra adorabile fantasmina azzurrina. Quello che ci aspetta è un totale di 10 mondi, ognuno ricco con una propria ambientazione e cultura, nonché governati da Vanesio e dai suoi scagnozzi. Al numero 1 troviamo Ghostly Swamp. Come il nome suggerisce, è una città circondata da una palude. Per questo mondo ho preso spunto dalla città statunitense di New Orleans, una città piena di luci, sempre allegra, con musica jazz, dove gli abitanti festeggiano ogni giorno il carnevale. Il tutto circondato da una palude insidiosa e canali di scolo che servono a drenare l'acqua in eccesso per non allagare la città. A controllare la città vi è la gang dei buffoni, strampalati uomini di gelatina che sono ricercati dai diavoli per essere fuggiti dalle prigioni di Inferno City. Si sono alleati con Vanesio perché sognano di tornare umani e possedere un territorio tutto loro da definire casa. Peccato che gli abitanti locali non apprezzino granché le loro scorribande. A dirigere la gang vi è Cito, il cervello del gruppo, una persona decisamente sbruffona, menefreghista verso i suoi sottoposti, ma che comunque ci tiene alla gang a suo modo. Inoltre abbiamo Arancio e Fragola, che sono rispettivamente il braccio destro e sinistro del gruppo, nonché i luogotenenti della gang, mentre Mirtillo e Banana sono le rispettive fidanzate di Arancio e Citro. Numero 2. Robotropolis Lab. Se pensiamo all'oltretomba, spesso è considerato come un luogo spirituale inaccessibile ai viventi, eppure una compagnia specializzata nello sviluppo di portali, la Robotropolis Science, una divisione della MacReady Enterprise, è riuscita a creare la propria colonia scientifica con ogni meraviglia tecnologica per studiare cosa si cela nel mondo dei morti. Ovviamente un posto nefasto e pericoloso che ha costretto gli umani nell'utilizzo di robot e droni per esplorare i territori locali e stabilire le fondamenta per la loro colonia, non senza aver riscontrato qualche problema con le locali incursioni di diavoli che domandavano tributi o qualche creatura demoniaca dispettosa in cerca di umani. A causa di un incidente, la dottoressa Sweet ha subito una ricostruzione neurale facciale con impianti cibernetici. Purtroppo il cervello robotico ha preso il sopravvento, portando a considerare ogni essere organico semplice spazzatura, aumentando così il suo desiderio di sottomettere ogni forma di vita organica e sostituirla con tecnologie e repliche robotiche. Proprio questo suo folle desiderio ha attirato l'attenzione di Vanesio, che si è ritrovato interessato anche dalle tecnologie a disposizione in laboratori e vuole usare il portale per invadere il regno dei viventi con le sue armate. Se l'inferno fosse una metropoli caotica e chiassosa, probabilmente avrebbe la forma di Nuova Dite, o meglio conosciuta come Inferno City. Ispirata dalle città americane di New York e Chicago di metà Novecento, la metropoli infernale è qualcosa di soffocante, claustrofobica e altamente pericolosa. Letteralmente la città pullula di diavoli in ogni angolo delle strade, mentre i dannati scontano le loro pene nei sovraffollati carceri di massima sicurezza. A controllare Inferno City c'è il Dawn, il boss per eccellenza, Astarotte. Dopo aver tradito il suo capo, il signore LS, spedendolo nelle profondità più oscure del fiume Stige con un paio di scarpe di cemento, Don Astarotte si è autoproclamato il padrino di Nuova Dite. Tuttavia, la paranoia di essere tradito dai suoi scagnozzi e dalla sua stessa famiglia lo ha portato a stringere un accordo con Vanesio e realizzare così il suo sogno di dominare la città come meglio desidera. Numero 4. Tierra Calavera. Mi è piaciuta molto la cultura messicana e ho voluto omaggiarla con il livello di Tierra Calavera. Considerando che siamo anche nell'oltretomba, era scontato che avremmo incontrato i Calavera e la Caterina dal loro tradizionale giorno dei morti. Quindi aspettiamoci una città mescolata tra edifici aztechi dell'epoca coloniale fino a quelli moderni. Tierra Calavera è controllata dal Luchador e il Tigre de Fuego, un personaggio violento e aggressivo che punta solo a vincere ogni torneo di luce libre. A causa delle ingiustizie legate a degli incontri truccati, colse l'occasione di allearsi con Vanesio per soddisfare il desiderio di conquistare il titolo di campione e vincere ogni incontro. Numero 5. Borgo Non Morti. Prendiamo il medioevo europeo e lo riempiamo di scheletri, mostri di Frankenstein e vampiri e otteniamo l'eccentrica città di Borgo Non Morti, una città divisa in ogni distretto e popolata esclusivamente dai mostri che lo abitano. A comandare la città vi è il triumvirato composto dallo scheletro cavaliere Sir Gallov, la lottatrice di wrestling, nonché mostro di Frankenstein Mama Army, e la ribelle principessa vampira Mor Marina. Insieme hanno rovesciato il governo locale e si sono uniti a Vanesio con l'obiettivo di esaudire il loro desiderio di abbandonare per sempre l'oltretomba, trovare una misteriosa fonte di potere e tornare a essere umani e immortali. Numero 6. Le Isole Maledette.
Il mito del triangolo delle Bermuda ha sempre affascinato i racconti dell'orrore e della fantascienza su questo misterioso posto dove ogni nave, aereo o elicottero finisce per scomparire senza lasciar traccia. Mi piaceva l'idea di connettere l'oltretomba di Azzurrina con il mondo dei viventi, con questo misterioso luogo pieno di isole vulcaniche, bizzarri paesaggi tropicali che richiamano i Caraibi, relitti e carcasse di navi e altri veicoli sparsi ovunque e violenti mari tempestosi, il tutto infestato dalle anime di pirati maledetti sempre in lotta fra di loro e un misterioso popolo di animali antropomorfi che cerca di nascondersi e tenersi al riparo dalle incursioni dei pirati. Le isole sono controllate dal pirata maledetto Capitano Barbamorta. A differenza dei seguaci di Vanesio, Barbamorta ha sempre regnato incontrastato sulle isole maledette sin dal giorno della sua maledizione nel lontano 1703, l'anno in cui venne forzato dalla strega Sirena Corallina a sposarla e trasformarlo nello spaventoso demone marino che domina le isole. Tuttavia si allea con Vanesio perché è stanco della maledizione, vuole liberarsi del fardello che porta con sé, nonché divorziare dalla sua moglie e tornare nel mondo dei vivi. Numero 7. Los Muertos. Negli anni 90 sono cresciuto con film che elogiavano Las Vegas come la mecca del gioco d'azzardo, tra jazz, scommesse folli di ogni genere, Elvis Presley, grandi premi in denaro, divertimento a più non posso e luci sfavillanti. Tutto senza dimenticare i pericoli e le insidie che si celano dietro vincite facili. Ci sono spesso bari, un sistema di gioco dove il banco vince sempre e persone dipendenti dal gioco d'azzardo incalliti. Ecco, Los Muertos è letteralmente una Las Vegas costruita negli inferi, popolata da zombie sempre alla ricerca di scommesse, lusso e divertimento sfrenato. La città è governata dalla malvagia fata Lady Laclulu che l'ha costruita dopo essere stata bandita nell'oltretomba da una congrega di streghe nel 1965. Ha deciso di allearsi con Vanesio per tornare nel mondo dei vivi e desiderare di zombificare qualunque mortale ossessionato da abilità, gola e dall'impulso di imbrogliare pur di vincere ad ogni costo. Numero 8. Enma City. Il Giappone ha sempre avuto una mitologia affascinante e completamente unica nel suo genere tra yokai, divinità infernali e creature bizzarre. Ho voluto creare una città che rispecchiasse la cultura giapponese ma rendendola moderna e in linea con le ambientazioni urbane tipiche delle metropoli come Tokyo e Osaka. L'unica differenza è che la città in questione, Enma City, è sprofondata nell'oceano infernale e, a causa di una ribellione causata dalla idol e strega kitsune diva Tamamo no Mae, per contrastare le assurde restrizioni puritane imposte da Enma Daio che vietavano ogni forma di intrattenimento. Niente danze, feste e spettacoli teatrali erano ammessi in città e la cosa fece infuriare Diva Tamamo no Mae che riuscì a imprigionare Enma in una roccia e a distruggere la sua città facendola sprofondare negli abissi oscuri dell'oceano infernale come punizione per aver negato ogni divertimento. Diva decise così di allearsi con Vanesio in quanto desiderava porre fine alle oppressioni e antidivertimento anche nel mondo dei mortali e portare gioia e allegria ovunque dove solo lei era la regina incontrastata e venerata da tutti. Numero 9. Pumpkin Hills. L'Halloween è decisamente una delle feste americane piuttosto bizzarre e ha sempre lasciato oscure follie e storie dell'orrore su demoni e mostri di ogni tipo. Pumpkin Hills è la città dell'eterno Halloween, costruita dal demone delle zucche, l'imperatore Zucco, troneggia indisturbato nel suo folle regno festivo. Ogni giorno è sempre dolcetto scherzetto ed è pronto a terrorizzare le anime che si perdono nel suo reame. La valle rappresenta le tipiche città di periferia americane suburbane, con quartieri pieni di villette a schiera, cimiteri e campanili assieme a vasti campi di zucche, mais e fitte foreste oscure. L'imperatore Zucco ha deciso di stipulare la sua alleanza con Vanesio in quanto desidera ardentemente di celebrare ogni giorno Halloween anche nel mondo dei vivi, per sempre. Numero 10. Trigger Park. L'ultimo dei 10 mondi esplorabili è letteralmente un enorme e gigantesco parco dei divertimenti interconnesso tra Oltretomba e Regno dei Sogni. L'intero mondo è un tributo all'ego maniacale e narcisista di Vanesio che si elogia come nuovo dio delle libertà e dei sogni. Potrà sembrare un posto da favola pieno di attrazioni circensi e luna park favolosi con attrazioni e giostre di ogni genere, ma dietro le luci scintillanti si nascondono pericoli come demoni clown che sono pronti a ubbidire ad qualunque ordine di Vanesio gli impone. Non importa quale risultato, Vanesio, l'uomo luna, vuole dominare la realtà e tutto il creato come meglio crede. Pertanto è disposto a portare il caos anche nel mondo dei viventi pur di dare il via al suo piano. Il tutto mentre al sicuro nel castello volante del suo precedente dio, Morfeo della Sabbia, che è imprigionato in un luogo segreto all'interno del castello onirico, un posto decisamente più da incubo che da sogno. Bene, per oggi è tutto. Spero che la mia breve introduzione sui 10 mondi che andremo ad esplorare in Azzurrina The Ghostly Girl vi abbia incuriosito.
Ovviamente non dimenticate di supportarci su Patreon, ogni finanziamento è importante per la realizzazione del gioco di Azzurrina. Non preoccupatevi, continueremo ad esplorare al meglio la storia che si cela dietro ogni personaggio e luogo nei prossimi episodi. Grazie per averci seguito e alla prossima!